benvenuti con una nuova puntata, la sesta, di Sport Trading Talk. Come sempre Davide Renna e compagnia. Ciao Yuri. E entriamo un po' più nel dettaglio del tema dello stress. Ovviamente è una cosa che riguarda un po' tutti, è presente in realtà in tutti i settori. Ecco, in quali casi, ecco, lo stress viene aumentato e soprattutto da cosa? Sì, questo è un lavoro dove prendere decisioni in contesto di incertezza per forza ti porta un certo tipo di stress o di pressione. Qui bisogna intanto fare un distinguo tra quello che è positivo e quello che è negativo, nel senso che una certa dose di pressione fa parte di questo lavoro, fa parte di chi deve prendere decisioni, fa parte di chi deve fare una qualunque performance, ed è anche positivo, perché quando ti approcci a una qualunque prestazione senza avere un po' di sana pressione, rischi di arrivarci molle, di essere superficiale, di prendere decisioni superficiali. Quindi quella è una pressione positiva. Quando la pressione diventa negativa, diventa stress, ha delle conseguenze importanti anche sul tuo corpo, perché succedono tante cose anche all'interno del tuo corpo che sono determinate da quelle situazioni negative. Allora lì non è più una componente di questo lavoro, qui inizia a diventare un aspetto negativo di questo lavoro. Lo stress nello sport trading dipende davvero da tanti fattori. Secondo me parte innanzitutto da come configuri il tuo lavoro. Abbiamo detto inizialmente che per cominciare conviene ad esempio fare questo percorso insieme ad un altro lavoro. Perché la pressione economica che può scaturire dal fatto di non avere una copertura adeguata a livello economico nel momento in cui stai cominciando può portarti uno stress un po' finanziario abbastanza importante, e quindi può portarti una tensione finanziaria che poi scaturisce in stress. Oppure scegliere il tuo ambiente dove vivi, piuttosto che dove operi, ufficio, piuttosto che fare l'operatività in casa mentre i tuoi bambini strillano, può portare ovviamente un'ampia dose di stress, fino a una delle casistiche più frequenti è quando le cose non vanno bene. E quando le cose non vanno bene lo stress aumenta, è abbastanza normale che siano così. È fondamentale in quel caso andare a riprendere la visione di lungo termine, perché molte volte quando le cose non vanno bene il nostro cervello inizia a peggiorarle ulteriormente. Certo. No? Il nostro cervello è un grande narratore drammatico, quindi gli piacciono le tragedie, e quindi magari fai una bad run di 3 partite e per lui sembra un disastro, sembra un buco nero. In realtà sono 3 partite in mezzo a una stagione, un campionato, quindi sicuramente è una situazione degna di attenzione, ma il tuo cervello rischia di peggiorare l'interpretazione di quella situazione, e quindi questo sfocia in stress. Io mi sono appassionato molto alla cura dello stato psicofisico, perché come ti ho detto influisce molto questo lavoro e in tutti i lavori. Mi sono appassionato ad esempio al biohacking, che è una disciplina che ti permette di curare attraverso delle strategie concrete, di migliorare il tuo stato psicofisico. E attraverso lo studio di questa disciplina mi sono accorto di quanto lo stress poi non è solo un fattore mentale. Lo stress ad esempio aumenta i livelli di cortisolo, che tra l'altro ha come conseguenza anche l'aumento della pancetta, che non piace poi a nessuno, ma quello è una conseguenza. L'aumento del cortisolo è davvero pericoloso, perché comunque è ti porta il corpo a vivere in una situazione di allarme continuo, e quindi quello che diventa uno stress mentale poi diventa anche un disagio fisico. Ti inizi a dormire meno, inizi a dormire male, inizi ad entrare in una ruota che difficilmente poi ti può portare a delle performance sul tuo lavoro. Certo. Dicevo che insomma lo stress non va eliminato, ma
va gestito. Va gestito, ed è importante da questo punto di vista il concetto di cui parlavamo la volta scorsa, in un altro ambito, la misurazione. Adesso io ad esempio uso l'Oura Ring, che mi permette di misurare una componente fondamentale nel mio equilibrio, che è quello del sonno. Riposare bene mi permette di gestire anche un periodo di pressione negativa. Io avevo un problema di insonnia, per tanto tempo ho avuto un problema di insonnia, e grazie alla misurazione del mio sonno sono riuscito a capire che cosa mi produceva quell'insonnia, che cosa, facendo che cosa il mio sonno migliorava, togliendo che cosa, ad esempio l'alcol, il mio sonno migliorava, e quindi mi ha permesso di creare un equilibrio che ha come effetto poi un sonno positivo. Sonno positivo che ha come effetto la capacità poi di diminuire i livelli di stress. Quindi sicuramente la misurazione e la cura di tutti i dettagli che ti portano a stare bene è un forte aiuto nel gestire lo stress. Lo stress però parte sicuramente da un contesto che tu ti devi creare adeguato per poter fare questo tipo di lavoro. È un contesto sicuramente di spazio, di tempo, ma anche di visione a lungo termine, perché davvero molte volte lo stress ce lo creiamo da soli in qualunque situazione, andando a esasperare una situazione che in realtà drammatica così non è. Quindi tutti noi siamo abituati a lavorare, a vivere nella ruota del criceto, e quindi poi sembra che si è sempre stressati, e quindi da questo punto di vista avere un equilibrio fisico e mentale aiuta tantissimo a gestire quello che però è una componente di questo lavoro. Poi diventa, la pressione è normale. Da quello che fai dipende il tuo risultato, e quindi dalle scelte che fai dipende il tuo risultato. Questa è una pressione che chi vuole fare questo lavoro deve essere in grado di sostenere, e impari a sostenere partendo dal fatto che ti deve piacere sostenere un certo tipo di pressione. Assolutamente, diciamo che la qualità stessa della vita influisce molto appunto sullo stress. Ad esempio, tu hai deciso di puntare tanto anche sulla meditazione, come dicevi prima, anche biohacking, insomma una serie di cose che ti hanno aiutato a creare una qualità di vita migliore, no? La meditazione la metterei nella cassetta degli attrezzi di tutti, non solo dello sport trader. Ogni tanto mi domando ancora perché non venga insegnata alle scuole elementari, ad esempio, perché ti cambia lo stato mentale davvero in modo impressionante. È una pratica inizialmente difficile, perché devi imparare a controllare i tuoi pensieri, a leggere i tuoi pensieri, direi svuotare la mente, ma poi non è corretto, non si svuota la mente, ma semplicemente diventa più pulita. Quindi e questo ha un effetto fondamentale in tutti i lavori, ma in come stai, e quindi anche di conseguenza come fai questo lavoro. Mia moglie, quando all'inizio non meditavo, mi guardava, bastava che mi guardasse e diceva: non hai meditato, vai a meditare, perché evidentemente ti cambia proprio anche fisicamente. Quindi la meditazione sicuramente. Ecco, questo è un percorso che però conviene non fare da soli. Quindi anche aggiungiamo anche altre cose alla cassetta degli attrezzi di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Avere un mental coach è fondamentale. Anche qui non dico che lo psicologo o l'evoluzione dello psicologo, che è il mental coach, lo porterei al posto del medico di famiglia, perché davvero ti cambia completamente. Però avere un aiuto che ti possa anche dall'altra parte a aiutare a disciplinare quella che a volte è una scimmia impazzita, che è quella della tua mente, è fondamentale, perché poi lo stress è il punto di arrivo di una situazione costruita male. Molte volte è determinata dal risultato, va bene, allora lì bisogna lavorare sulle dinamiche di risultato. Magari dopo parliamo di come
di come gestire una bad run, che è classico, certo. è normale che ti porti uno stato di tensione, però molte volte non è il risultato, molte volte è proprio il setting della persona o della situazione che genera stress. Semplicemente, ma basta pensare a quali persone ti circondano quotidianamente. Se ti rapporti a persone negative, polemiche, la tua mente non può rimanere pulita per fare questo lavoro o per fare qualunque altro tipo di lavoro. Quindi lo stress si previene prima, secondo me, secondo la mia esperienza, lavorando sul tuo contesto, e poi nello specifico lo stress che invece arriva da questo tipo di lavoro si disciplina con delle scelte. Certo. Diciamo che arrivi a un certo punto dove noti un po' quei segnali di stress che ti fanno insomma rendere conto della situazione. Come intervieni in quel caso? Ad esempio, come prima dicevi, come gestire la bad run, Allora, come si tanto gestisce? mi fermo. Ok, Quando sento che la situazione non è più pulita come di base, cioè è chiaro che poi nel tempo costruisci quella che è la tua, si chiama baseline, ok, quindi il tuo stato sia mentale, psicologico e anche lavorativo, professionale, che è il tuo stato base. Una volta che tu capisci che il tuo stato base inizia a essere corrotto da una delle due, da qualche situazione, magari anche dal risultato negativo, la prima cosa ti fermi. Un giorno di pausa non ha mai ucciso nessuno, cerchi di recuperare, almeno personalmente cerco di recuperare spazio, tempo, silenzio, perché molte volte, ripeto, tutti noi, e io anche, quindi anche se studio molto bene questi contesti, ma poi dopo sono anch'io vittima ogni tanto di contesti certo. automatici, sei dentro la ruota del criceto e hai rumore, persone, micro decisioni che devi prendere, e comunque non solo scegliere quale movimento fare oggi. Oggi io devo scegliere il movimento che devo fare oggi, ma anche cosa mangiare a pranzo e anche come pagare la bolletta, se pagarla con bonifico o pagarla cioè anche micro decisioni che sporcano ovviamente tutto il Certo. processo. Quindi la prima cosa secondo me è mi fermo, recupero il mio stato base, quindi ho dei rituali che mi permettono di tornare allo stato base, quindi inizio a dedicare tempo a me stesso, banalmente vado dal barbiere, vado dal parrucchiere, e quindi mi rimetto in un assetto tale da poter recuperare una tranquillità. Subito riguardo i miei risultati di stagione, quindi cosa faccio? Prendo quella bad run, quei 3-4 movimenti sbagliati consecutivi, e li rapporto all'intero, quindi all'intera stagione. Quindi dico al mio cervello, attenzione, quelli sono 3 movimenti in mezzo ad una stagione intera. Quindi cerco subito di allargare il punto di osservazione, perché molte volte il problema nasce dal fatto che il tuo cervello continua a vedere quello, ne hai sbagliate 3, Beh, certo. quella roba là non dovevi farla, soprattutto quando sbagli per una negligenza, no? Quindi hai sbagliato non una lettura di una partita, che può capitare, ma hai sbagliato perché non hai fatto le cose come andavano fatte. E allora l'unica cosa secondo me è fermarsi e dire, circoscrivere quel tipo di situazione, riallargare il campo e guardarla in un contesto più ampio. Quindi allargare il campo ti permette poi di diminuire lo stato infiammatorio che ti genera quel tipo di situazione. Ottimo. E in questo mestiere, diciamo, ovviamente l'isolamento è un po' una conseguenza, cioè comunque sei lì tu con il tuo obiettivo, le tue operazioni, eccetera. Quindi a volte forse la difficoltà è anche proprio quella di chiedere aiuto, no? Come dicevi prima, insomma, il supporto di un mental coach è fondamentale, soprattutto all'inizio. E quindi se non si fa quel passaggio si rischia poi di andare appunto nello stress più totale, no? Certo. Anche il A vo- burnout, come parlavamo anche nelle scorse puntate. certo, a volte quel problema ce l'hai anche nella tua stessa famiglia. Io ho avuto, adesso la cito spesso, ma perché è stato il mio primo mental Ok. coach, ed è continua ad essere il mio primo mental coach e mia moglie, ma perché il contesto di cui parlavamo prima di tutto ce lo devi avere in casa. Certo. Quindi se tu in casa hai un contesto che è ostile a quel tipo di lavoro
e che nel momento di difficoltà mette il carico da 90 anziché lì può nascere davvero un tipo di problema. Poi sicuramente allargare e avere punti di riferimento come il mental coach sarebbe bello come altri professionisti, ma nel nostro settore è molto difficile. Speriamo che l'evoluzione di questo settore in Italia porti anche a una community con cui poter gestire e misurarsi per gestire questi momenti di solitudine. Però sicuramente non fare le cose da soli è fondamentale, perché altrimenti stare da soli e stare nel tuo silenzio è una prerogativa di questo lavoro, nel senso che per lavorare bene devi cercare il silenzio e lo stare da soli, ma quando le cose non vanno benissimo e quando lo stress aumenta, a quel punto allargare il campo anche delle relazioni che hai ti cambia completamente l'effetto. Assolutamente. Poi, ad esempio, certo, anche punti di vista differenti, non solo magari professionisti come mental coach eccetera, ma anche solo un amico, un familiare, un qualcuno che ti dà anche insomma spunti diversi, ecco. Qualcuno che ti faccia capire che quella situazione, che ti faccia non capire, perché non è rendere conto forse, capace di farti vedere una cosa vista da un punto di vista diverso, perché davvero a volte ti incagli in quella situazione lì e basta. Certo, se non ti ci sei messo tu in quella situazione, perché comunque come tutte le attività, oggi se dovessi aprire un'azienda, si bisogna aprirla con un capitale sociale, un budget dedicato a quel tipo di progetto. Oggi se devo iniziare a fare lo sport trader devo avere un budget da poter dedicare, cioè da un trader non può dipendere la vita o la morte di un trader, cioè ma anche da una stagione negativa non dovrebbe dipendere la vita e la morte di un trader, perché una stagione negativa può capitare. Certo. Quindi è chiaro che poi se mi ci metto io nelle situazioni, perché oggi faccio solo questo lavoro e se vinco o se perdo dipende dal fatto che io mangi o meno, è chiaro che diventa difficile. Poi diventa anche così, perché poi quando diventi professionista al 100% quello devi fare, però lo fai dopo che hai un background, una solidità di pensiero, di strumenti e di tutto quello di cui stiamo parlando, di track record e di economia anche, tale per poter gestire il periodo negativo, perché altrimenti il periodo negativo ti affosserebbe chiunque. Assolutamente. Ecco, la gestione dello stress insomma è un tema molto caldo in realtà anche in tantissimi altri ambiti, soprattutto in questo contesto fa la differenza alla fine, perché poi se sei anche per dire stanco e stressato, anche le tue azioni insomma sono una conseguenza, quindi bisogna fare attenzione da quel punto di vista e avere gli strumenti che magari un professionista come un mental coach ti può dare per gestire, no, quei momenti. Sì. E poi col tempo ovviamente li impari, li assimili, li fai tuoi, no? Hai parlato di stanchezza, ma è il sonno davvero importantissimo. Davvero tantissimo, ma se solo ci si rendesse conto in generale di quanti elementi possono incidere nel cattivo sonno e quindi quanto quel cattivo sonno poi ti può rendere davvero poco performante il giorno dopo, ci sarebbe da fare un podcast solo su questo, certo. sarebbe interessantissimo, magari c'è, insomma, però davvero gli elementi che ti portano a un cattivo riposo sono davvero tantissimi e la privazione di sonno, te lo dico da chi negli ultimi 10 mesi ha avuto una bambina e quindi ha dovuto combattere contro la privazione di sonno, ti può davvero cambiare tutto. Assolutamente. Abbiamo fatto una bella panoramica anche di questo tema, la gestione dello stress, in questa puntata appunto di Sport Trading Talk. Ti ringraziamo Davide ancora per essere stato qui con noi. Ricordo LinkedIn Davide Renne Sport Trading Life e poi i siti web www.sport-trading.life e poi www.daviderenna.com. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao, a presto. Alla prossima.